Nejher Chen, salve a tutti! Oggi leggiamo l'iscrizione su un blocco del rivestimento parietale di una tomba. Andatelo a vedere, si trova nella sezione del museo dedicata alla scrittura. Il blocco proviene dal famoso sito di Giza, il primo esplorato dalla missione archeologica italiana in Egitto, che condusse scavi nella necropoli presso la Grande Piramide nel 1903. In alto vediamo l'inizio di un rigo di iscrizione, mentre sotto si conservano 2 colonne e l'inizio di una terza. I geroglifici sono rivolti a destra, quindi il senso di lettura è da destra a sinistra. Cominciamo dal rigo. Vediamo affiancati un avvoltoio e un cobra disposti su 2 canestri. Il canestro si legge Neb e vuol dire signore, padrone. Si tratta della dea avvoltoio Nechbet dell'Alto Egitto e della dea cobra Wajit del Basso Egitto. Tutto insieme il gruppo si legge Nebti, le 2 signore. È l'appellativo che precede uno dei 5 nomi del faraone. Il geroglifico seguente, parzialmente perduto, raffigura una sorta di telaio e si legge Meged. È seguito dalla bocca che, come forse vi ricorderete, si legge R. Insieme si leggono Megeder, che è proprio il nome delle 2 signore del faraone Cheope, sepolto nella Grande Piramide. Il blocco non proviene in realtà da un monumento di Cheope, ma da una delle varie tombe di nobili e funzionari a cui fu concesso il privilegio di essere sepolti in grandi tombe presso la piramide. Proprio a questo privilegio allude l'iscrizione nelle 2 colonne sotto al rigo. Cominciamo dalla prima colonna, quella a destra. L'occhio si legge ir ed è il verbo fare. La N che segue, la superficie dell'acqua, serve a formare il passato. Poi la parola is, che vuol dire tomba. Prima 3 fonogrammi, la canna in fiore, I, un fascio di canne legato, che si legge is, e il chiavistello, che si legge s. E poi il determinativo, una rappresentazione della tomba stessa. Ancora dopo troviamo la parola pu, scritta con lo sgabello P e il pulcino di quaglia U. Vuol dire questa. Passiamo alla seconda colonna. Vediamo la civetta che si legge M ed è la preposizione in. Poi la schematica pianta circolare di una città, in egiziano Niut, con strade che si incrociano, seguita dai fonogrammi I e T, pulcino di quaglia e forma di pane. Poi N e di nuovo T, la superficie dell'acqua e la forma di pane. Si legge net e vuol dire di, dei. Infine il canestro che si legge neb e vuol dire signore. Leggiamo il tutto. Ereni izpu emniut net nebi. Letteralmente, fatto io tomba questa in città di signore mio, ovvero ho costruito questa tomba nella città del mio signore. La parola i, che vuol dire io, di me, mio, normalmente un uomo o un dignitario seduto, qui non è scritta perché era sostituita dall'immagine del defunto che sicuramente doveva trovarsi sotto l'iscrizione. Nei rilievi e nelle pitture, le iscrizioni geroglifiche hanno infatti un intimo rapporto con le immagini a cui si riferiscono. Nella prossima pillola leggeremo un'iscrizione presente sulla statua di un personaggio molto famoso del Museo Egizio. Un saluto a tutti.